Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti qui nel mio canale. Oggi vi voglio parlare del X-Vive P3D, un sistema Bluetooth che ci permette di ricevere il segnale sia in mono che in stereo. Prima di iniziare voglio ringraziare X-Vive per avermi inviato questo prodotto, quindi ho avuto grazie a loro la possibilità di fare alcuni test, di naturalmente registrare questo video che io spero sia utile per voi. Ma non dilunghiamoci e cominciamo subito. Dunque, dite la verità, quante volte vi è capitato, magari non spesso, ma può succedere, che avete bisogno di connettere ad esempio il vostro smartphone ad un impianto? Supponiamo per esempio che voi con la vostra band in un contesto live utilizzate uno smartphone, un tablet, un computer per trasmettere una base, un brano via Bluetooth. Dico Bluetooth perché naturalmente siamo nel 2026 e gli smartphone senza il connettore jack sono sempre più frequenti, quindi ci troviamo ad avere dei dispositivi mobili ultra performanti ma che non hanno un'uscita analogica. L'unica maniera per trasmettere segnale audio all'esterno è ad esempio o con un cavo USB con il proprio adattatore o magari tramite Bluetooth. Bluetooth è la via più semplice, la via più comoda, perché mi basta connettermi alla cassa, al diffusore che ha un ricevitore Bluetooth e semplicemente dare play alla base. Ecco, tante volte questo non è possibile, sebbene anche in questo caso diffusori, periferiche audio, mixer con il ricevitore Bluetooth siano sempre più frequenti. Può capitare invece di utilizzare un sistema che magari non è per forza vecchio ma comunque non possiede un ingresso Bluetooth e quindi ci troviamo in quel caso a dover ricorrere a degli accrocchi, quindi andare in prestito di un ricevitore Bluetooth, magari quello che usiamo in auto, connetterlo con il mini jack stereo, poi utilizzare uno sdoppiatore per entrare nei due canali, perché ovviamente se siamo in stereo ci servono due canali. Quindi ecco, questo in questo genere di situazioni, in questo contesto ci arriva in aiuto X-Vive P3, quindi con un unico ricevitore, è il sistema mono. Se invece utilizziamo il P3D, che non sono altro che due P3 insieme, allora diventa un sistema di ricezione Bluetooth stereo con connettore XLR, quindi vedete che è già subito pensato per essere connesso ad esempio ad una coppia di casse, mi viene in mente o i monitor da palco, le casse FR e via dicendo, oppure connettendomi direttamente nei due canali di un banco mixer, o ad esempio potrei anche connettermi direttamente alla scheda audio, supponiamo. Quindi ecco, lo scopo di questo prodotto è quello di rendere praticamente un ricevitore Bluetooth qualsiasi dispositivo al quale lo colleghiamo. Ma passiamo subito all'unboxing, andiamo ad aprire questa scatolina e vediamo naturalmente che cosa c'è nel suo interno. Ottimo, quindi andiamo ad aprirlo. Allora, innanzitutto abbiamo un foglio illustrativo, quindi il catalogo, il manuale d'uso e ovviamente anche la garanzia. Qui invece abbiamo, eccoli qua, i due X-Vive P3. 1, 2. Qui sotto un cavo USB e un secondo cavo USB.
Bene, prima di passare al loro utilizzo, a come connetterli, è una cosa veramente semplice, voglio spendere due parole per quanto riguarda la batteria e il caricamento. Al loro interno hanno una batteria al litio che viene ricaricata utilizzando il cavo USB in dotazione. Ci basterà utilizzare un caricabatterie come quello per i cellulari per ricaricarli. Allora ci basterà tenerli in carica per circa un paio d'ore, e questi qua con la loro batteria al massimo hanno un'autonomia di circa 8 ore, quindi sicuramente penso che basteranno per avere musica per i nostri live e o per le nostre feste con gli amici. Quindi diamo un occhio ai controlli che troviamo frontalmente, sono identici, quindi ne vediamo uno soltanto. Abbiamo questo switch qui che ci permette di accendere o spegnere il P3, poi abbiamo questo pulsante qui che, se premuto per 3 secondi, ci permette di collegarlo in stereo al suo fratello, e il pulsante qui in alto invece ci permette di abilitare il pairing, ovvero il collegamento tramite Bluetooth. Naturalmente qui di fianco, come vi avevo già accennato, abbiamo anche l'USB di tipo C, in modo da collegarci il cavo per ricaricarne le batterie. Qui davanti abbiamo naturalmente il connettore XLR Canon per ovviamente connetterci ai canali del nostro mixer o della nostra periferica audio o cassa. Bene, come prima cosa vediamo come connetterci allo smartphone. In questo caso facciamo una connessione mono, quindi nel caso utilizziamo un solo X-Vive P3. Quindi dal nostro smartphone andiamo in impostazioni e attiviamo il Bluetooth. Quindi una volta che il Bluetooth sul nostro telefono è attivo, accendiamo il P3. Bene, in automatico, appena lo accendiamo, il pairing si attiva automaticamente, ed infatti, se attendiamo qualche secondo, ecco che P3 compare anche sul nostro telefono. Quindi non sarà necessario tenere premuto per 3 secondi questo foot switch, perché il pairing si avvia automaticamente quando lo accendiamo. Colleghiamolo, quindi selezioniamo P3 dallo smartphone, attendiamo qualche secondo ed ecco che il P3 è connesso al nostro smartphone. Ora, come potete vedere, questo LED che voi vedete bianco in realtà è blu, è fisso e sta ad indicare che la connessione tra i due è attiva. Ebbene, ora abbiamo una connessione mono, questo significa che se noi facciamo partire un brano stereo dal nostro smartphone, i canali destra e sinistra saranno sommati insieme per uscire in mono da qui. Bene, e se volessimo invece connetterci in stereo, in questo caso ci serve il secondo P3. In questo caso lasceremo che solo uno sia connesso allo smartphone, mentre il secondo sarà connesso direttamente al primo P3. Ma facciamo un passo indietro, spengo il P3 di prima e, giusto per fare le cose fatte complete, vado anche a dissociare questo dispositivo, in modo che facciamo finta che il nostro smartphone non l'abbia mai visto, non l'abbia mai conosciuto. Quindi facciamo di nuovo la stessa cosa. In modalità stereo attivo sempre il Bluetooth, attivo uno dei due P3, non ha importanza quali, in questo caso attivo questo. Il pairing si avvia in automatico, dopo pochi secondi comparirà il dispositivo qui a schermo, eccolo lì, lo seleziono, attendo qualche altro secondo ed ecco che P3 è connesso. Ora non devo fare altro che accendere il secondo P3, non lo devo abbinare tramite Bluetooth allo smartphone, ma devo in entrambi i due dispositivi premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante Stereo Link. Quindi 1, 2, 3, comincia a lampeggiare di verde, e anche di qua 1, 2, 3 e comincia anche lui a lampeggiare di verde. Loro
si praticamente riconoscono, ed ecco che vediamo che i due LED verdi in questo caso sono fissi. Bene, il collegamento stereo è così abilitato. Abbiamo dunque il nostro smartphone che si è connesso al primo P3, che sarà il nostro canale sinistro, mentre il P3 viene connesso in link stereo al secondo P3, che sarà il canale destro. Quindi il primario sarà sempre left e il secondo sarà sempre right. A questo punto, che questi due sono connessi e che uno di questi, il sinistro, è connesso al mio smartphone, non mi basta altro che connetterlo al mio mixer, connetterlo alla mia periferica audio, alle mie due casse. Ecco, una cosa importante da ricordare, soprattutto per chi utilizza questo sistema in un mixer. Allora, quando noi lo colleghiamo ad esempio in due casse distinte, ovviamente una cassa la posizioneremo a sinistra, l'altra cassa la posizioneremo a destra dell'ascoltatore, chiaramente. Quando con questi due invece entriamo in un mix, quindi entreremo su ad esempio canale 1 e canale 2, o ad esempio canale 5 e canale 6, ricordiamoci da mixer che dobbiamo prendere il balance, o per meglio dire il panning, e spostare il canale 1 tutto a sinistra, o il canale 5 tutto a sinistra, e il canale 6 o il canale 2 tutto a destra, nel senso che se ci colleghiamo a due casse sono fisicamente separate, una di qua e una di là della stanza, ma se ci colleghiamo nei due canali di un mixer, che io ho detto 1, 2, 5, 6, ma potrebbero benissimo essere che ne so 9 e 4 o 7 e 2, ecco, ricordiamoci di prendere il canale sinistro e metterlo tutto a sinistra e il canale destro metterlo tutto a destra, perché se no il mixer andrà a sommare i due canali in mono, quindi praticamente avremo lo stesso risultato di prima. Detto questo, ragazzi, è un sistema molto semplice, molto basilare, nulla di complicato, ma che può veramente, secondo me, risolvere tutte quelle situazioni in cui ci troviamo a dover connettere un dispositivo di riproduzione ad un altro dispositivo che però non ha il Bluetooth. Ecco, quindi possiamo andare sia in mono che in stereo. Una soluzione semplice ma al tempo stesso utile. Detto questo, io voglio ringraziare Xvive per avermi inviato il P3D. Naturalmente vi ricordo che se siete interessati alla versione mono viene venduto anche un P3, diciamo così, per conto suo, quindi ringrazio Xvive per la gradita opportunità. Detto questo, come al solito, se avete dubbi e domande non dovete fare altro che scrivere qui sotto nei commenti, fatemi sapere se magari le utilizzate, cosa ne pensate, se magari utilizzate qualche altro sistema simile. Detto questo, vi ricordo anche di lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, e fate un salto anche sul mio sito www.robyrocks.it, dove tra le altre cose troverete anche i link ai vari corsi che faccio. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!